Care amiche e cari amici, cari spettatori della Tenda TV, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della celebrazione di ordinazione episcopale del vescovo eletto Monsignor Riccardo Battocchio. In questa occasione farà anche il suo ingresso nella diocesi di Vittorio Veneto.
Don Riccardo, 62 anni, lo ricordiamo, è sacerdote della diocesi di Padova e lo scorso 24 febbraio è stato eletto nuovo presule di questa chiesa da Papa Francesco dopo la conclusione del ministero episcopale di Monsignor Corrado Pizziolo. In questo momento ci troviamo davanti alla cattedrale dove alle 16 inizierà la messa presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, insieme al Cardinale Beniamino Stella e al Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Io sono Beatrice Zavotti e in questa prima parte della diretta seguiremo l'attesa della celebrazione ascoltando alcune voci che ci raccontano come la diocesi è arrivata a questo appuntamento da questa postazione di piazza Giovanni Paolo I e nell'altra postazione della tenda TV in seminario dove si trova Sara Gasponi. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Don Alessio Magoga, direttore del settimanale diocesano L'Azione. Benvenuto Don Alessio. Grazie Beatrice, approfitto per dare anch'io un benvenuto a tutte le persone che ci stanno seguendo, un caloroso benvenuto perché quello che stiamo vivendo è un evento davvero per la nostra diocesi, un momento di festa, un momento di gioia che vogliamo anche così mettere a disposizione di tutte le persone che ci stanno seguendo nel modo migliore possibile, anche grazie appunto alla tenda TV. Don Alessio, la domanda è d'obbligo: chi è Monsignor Battocchio e come la diocesi si è preparata a questo appuntamento? Allora, chi è Monsignor Battocchio? È una domanda alla quale ci vorrebbe un po' di tempo per rispondere perché è una figura, come potremmo dire, poliedrica, nel senso che nel suo percorso, dicevi già a 62 anni, nel suo percorso si è occupato di tante cose, di tanti aspetti, di tanti elementi. Forse uno dei tratti che lo contraddistingue è quello dello studio e dell'insegnamento. Ha insegnato per diversi anni in seminario e nella facoltà teologica del Triveneto. Attualmente, recentemente, fino prima di diventare vescovo di Vittorio Veneto, era rettore dell'Almo Collegio Capranica, un seminario prestigioso che si trova appunto nella città di Roma. E in questi anni si è occupato prevalentemente, dicevo, di insegnamento, di cultura, anche presidente dell'Associazione Teologica Italiana, una delle realtà più significative nel panorama teologico del nostro paese. Ecco, quindi potremmo dire sono tanti gli aspetti che caratterizzano la sua figura. L'insegnamento, mi permetto di dire ancora una cosa, è certo un tratto che lo contraddistingue, un insegnamento che lui, anche nelle interviste che ci ha rilasciato, ha vissuto in una modalità pastorale, quindi con una prospettiva non puramente accademica, astratta, teorica, ma come qualcosa che ha a che fare con la vita della Chiesa. E come la diocesi è arrivata a questo appuntamento? Quali sono state un po' le fasi verso l'arrivo di Monsignor Battocchio? Diciamo che è stato un periodo intenso per tanti motivi, perché in questo percorso si è aggiunta anche la morte di Papa Francesco, l'elezione di Papa Leone. Tuttavia in questo percorso, come potremmo dire, unico nella storia della Chiesa, la nostra diocesi si è preparata all'appuntamento di oggi, direi innanzitutto con la preghiera, perché la diocesi ha invitato da subito, da quando è stata notificata la nomina di Battocchio come vescovo della nostra diocesi, ha invitato tutte le parrocchie della nostra diocesi a pregare di settimana in settimana per il vescovo eletto. C'è stato anche un momento particolarmente importante e prezioso che è la veglia che si è tenuta venerdì 16 maggio qui in cattedrale sempre, un momento che ha coinvolto la diocesi, c'è stata una buona partecipazione e è stato un tempo di preghiera, di adorazione nel quale è stato chiesto ai partecipanti di scrivere poi un messaggio al futuro vescovo, Monsignor Riccardo Battocchio, che questi messaggi saranno poi consegnati, forse sono già stati dati. Io ho dato una scorsa a questi messaggi, sono molto belli, ce n'erano anche in inglese, quindi significa che qualcuno proveniva anche da altre nazioni, da altri paesi, e si percepiva la grande attesa e il desiderio dell'incontro, della presenza, della partecipazione a quella che è la nostra vita diocesana da parte del vescovo Battocchio, quindi mi hanno fatto una buona impressione. Un'altra cosa, se ho ancora un istante,
per quanto riguarda la preparazione, oltre alla preghiera, oltre alla veglia, ci sono stati anche dei momenti di avvicinamento proprio conoscitivi, perché penso al nostro settimanale, ma anche altri mezzi di comunicazione hanno rilasciato qualche approfondimento, delle interviste di Monsignor Battocchio. La nostra rivista, il nostro settimanale, ha anche realizzato una rubrica mensile con alcuni aspetti significativi in preparazione appunto alla celebrazione di oggi. Abbiamo ripercorso i vescovi della diocesi di Vittorio Veneto da fine Ottocento appunto fino a Monsignor Pizziolo, e poi anche abbiamo cercato di ricordare se nella nostra storia ci sono stati altri vescovi originari di Padova. Abbiamo scoperto che ce ne sono 3 del 400-600 e poi Monsignor Magarotto, che è stato anche lui nostro vescovo, e un altro vescovo appunto di Padova, e poi appunto Monsignor Battocchio adesso. Ecco, questi sono un po' degli spunti che ci hanno aiutato in questo tempo di avvicinamento alla giornata di oggi. Grazie Don Alessio per il profilo che ci ha dato di Monsignor Battocchio e di come la diocesi è arrivata all'appuntamento di oggi, domenica 25 maggio. Adesso passiamo la linea al seminario, dove dall'altra postazione della tenda TV si trova Sara con i suoi ospiti. A te Sara. Grazie Beatrice, siamo qua dal seminario dove tra poco partirà la processione che ci condurrà all'inizio della celebrazione, e siamo in compagnia di Don Paolo Astolfo, rettore del seminario, cuore del presbiterio e cuore della formazione dei futuri presbiteri. Quindi velocemente, che poi lo lasciamo andarsi a preparare, una domanda, un'emozione, un augurio per questo nuovo vescovo Riccardo, e come i seminaristi magari si sono preparati nell'accoglienza del vescovo in vista di questa giornata speciale. Buongiorno a tutti, i seminaristi hanno goduto fin dall'inizio del saluto che il Vescovo Riccardo ha rivolto loro fin dalle prime battute il giorno dell'annuncio, il 24 febbraio. Da rettore di un seminario dell'Almo Collegio Capranica abbiamo sentito che il seminario gli sta a cuore. Il seminario è il cuore di una diocesi, il cuore di un vescovo. Il nostro seminario porta l'aggettivo seminario vescovile, quindi ecco, sicuramente sentiamo già da fin d'ora la sua paternità, che si è dimostrata anche nella familiarità con cui anche in questi giorni si è presentato, è arrivato, sta dentro a questi ambienti, a questa casa, che è casa di formazione per i futuri presbiteri della nostra diocesi, che ci auguriamo, anche grazie al Ministero del Vescovo Riccardo, possa essere abitata da altri giovani, o che comunque insieme con lui si possano intraprendere delle strade nuove che la formazione dei presbiteri futuri della nostra diocesi ci chiederà di intraprendere nel cammino che la nostra diocesi, insieme alle diocesi del Triveneto, sicuramente è chiamata a fare, e penso che già come in precedenza con il Vescovo Corrado, anche con il Vescovo Riccardo, sicuramente cammineremo insieme e volentieri. Grazie Don Paolo, vediamo che i preparativi intanto sono in corso, quindi ti lasciamo andare a preparare il tutto. Buona celebrazione. Grazie. Intanto siamo in compagnia di Federico Citron, giornalista dell'Azione, al quale vogliamo rivolgere una domanda un po' particolare sulle diocesi. Ci ha detto Don Paolo Astolfo di questo legame anche tra le diocesi del Triveneto. Allora una domanda, Monsignor Riccardo Battocchio è della diocesi di Padova. Qualche parola sul legame tra la diocesi di Padova e quella di Vittorio Veneto? Sì, Monsignor Battocchio è il quinto vescovo originario del territorio della diocesi di Padova che diventa vescovo di Vittorio Veneto. Questo da quando abbiamo notizie certe sulle origini appunto dei vescovi di Cene da prima e di Vittorio Veneto poi. Penultimo è stato il vescovo Alfredo Magarotto, che era originario di Pernumia e che ci è stato tanto caro. È stato vicario generale a Padova, poi è stato vescovo a Chioggia e poi vescovo nostro di Vittorio Veneto, e nel primo messaggio che il vescovo Battocchio ha indirizzato alla nostra diocesi ha voluto ricordarlo esplicitamente. E ricordo anche che il vescovo Magarotto riposa nella chiesetta di San Martino del Castello Vescovile, quindi Monsignor Battocchio lo avrà anche vicino a sé fisicamente. Ecco, per il nostro settimanale Francesca Girardi, che è archivista diocesana, ha fatto 2 o 3 numeri fa una ricerca storica da cui appunto abbiamo saputo che i vescovi originari di Padova erano 5, e particolarmente interessante, oltre alla figura di Monsignor Magarotto, è il primo,
che è Nicolò Trevisan e che è noto in diocesi, soprattutto agli storici, perché è l'autore della prima visita pastorale di cui abbiamo notizia e da cui gli storici ricavano molte informazioni. Poi c'è un altro aspetto, e cioè la nostra diocesi di Vittorio Veneto e la diocesi di Padova hanno una contiguità territoriale, perché in alcuni comuni della nostra diocesi, Vidor, Farra e Miane, confinano con Valdobbiadene, che è già diocesi di Padova. Ultimo spunto di legame, noi abbiamo un parroco che è padre Francesco Rigobello, che è religioso servo di Maria, che è parroco di Follina e è stato maestro di pianoforte di Monsignor Batocchio prima di entrare in seminario. E nella prima intervista rilasciata Monsignor Batocchio ha voluto esplicitamente ricordarlo. Grazie a Federico. Se la regia mi dà l'ok, lanciamo un servizio su il castello proprio, sede vescovile. La diocesi di Vittorio Veneto infatti ha la particolarità di avere una sede vescovile molto prestigiosa e lasciamo che a parlarcene sia Don Mirko Miotto, incaricato dell'ufficio arte sacra della diocesi di Vittorio Veneto. Ci troviamo all'interno della corte del castello di San Martino, castello vescovile del 700 d.C., dimora dei vescovi prima di Ceneda, poi di Vittorio Veneto, in maniera pressoché ininterrotta, tranne una piccola parentesi, alla fine dell'Ottocento, quando il castello fu demaniato. All'interno di questo luogo c'è l'appartamento del vescovo, che ora sarà l'appartamento del nuovo vescovo Riccardo, e poi c'è la casa di spiritualità e cultura che ospita gruppi organizzati, autonomi, proprio per un momento di riflessione, per un momento di esercizi spirituali, ma anche per eventi culturali. Saliamo lungo la scalinata di questo antico maniero e andiamo a vedere la sala d'ingresso del Vescovado. L'apriremo oggi in maniera speciale proprio in occasione della ordinazione episcopale e dell'inizio del ministero episcopale del Vescovo Riccardo. Eccoci all'interno della sala d'ingresso dell'appartamento del Vescovo, all'interno di questo castello vescovile, e questa sala d'ingresso è stata restaurata in questo periodo ed è stata ripristinata la quadreria con la cronotassi dei vescovi del Novecento. Iniziamo dal vescovo Brandolini, che fu colui che riprese e ricomperò il castello dopo che venne demaniato. Brandolini fu nostro vescovo fino al 1908. Dopo di Brandolini abbiamo il vescovo Caron, di seguito il vescovo Caroli, semplicemente li indico velocemente, Zaffonato, poi abbiamo il vescovo Carraro, di seguito Luciani, che tutti conosciamo come Giovanni Paolo I, Beato Luciani, che fu nostro vescovo per 11 anni, il vescovo Cunial, il vescovo Eugenio Ravignani, il vescovo Magarotto, il vescovo Giuseppe Zenti e per finire appunto con il vescovo, attualmente vescovo emerito di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo, che fu nostro vescovo fino appunto a quest'anno. La quadreria è interessante perché vede la mano di 3 pittori diversi. Iniziamo con i primi quadri più antichi, la mano è di Vittorio Casagrande, per continuare poi con il figlio Elio Casagrande e concludere con gli ultimi 2 con Anna Maria Trevisan. Ci sembra interessante aver sistemato questi quadri, anche gli ultimi, proprio perché diventano una testimonianza storica di pastori che hanno lavorato e hanno dedicato parte della loro vita al nostro territorio diocesano, alla nostra Chiesa diocesana. E non li abbiamo messi questi vescovi, questi ritratti di vescovi, con l'idea di creare un museo. Fare un museo vorrebbe dire solamente ricordare il passato, ma li abbiamo messi come un ricordo che ricorda un'opera all'interno ancora del nostro tempo. Quindi diventano una memoria viva, un ricordo che continua a dire qualcosa alla nostra Chiesa e a testimoniare la loro opera attraverso ciò che essi hanno fatto, ciò che essi hanno costituito, ma soprattutto attraverso il loro zelo pastorale.
Questa appunto è la sala d'ingresso, come dicevo prima, che poi permette di accedere alla residenza vera e propria del vescovo, con lo studio, la camera da letto e i servizi ovviamente. Su questo balcone ci si può affacciare, il vescovo Riccardo adesso si potrà affacciare per vedere il territorio della diocesi, che spazia avendo di fronte il santuario della Madonna della Salute, a nord Sant'Augusta e a sud ovviamente la chiesa cattedrale. Per cui questo è un luogo straordinario in cui si può godere del panorama della nostra terra vittoriese, ma in modo particolare, ecco, per un vescovo è segno del suo territorio, del suo popolo, e da qui può impartire la benedizione alla sua chiesa locale. Sì, riprendiamo la linea da Piazza Giovanni Paolo I, che ricordiamo essere intitolata ad Albino Luciani, che fu vescovo di questa diocesi, quindi patriarca e poi pontefice nel 1978, oggi è beato. Qui stanno suonando le campane a festa e ci ha raggiunto dalla nostra postazione Gianluigi Manighetti, presidente della consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Vittorio Veneto. Grazie per essere qui con noi. Come è impegnata la consulta e come accoglierete il nuovo vescovo? Grazie Beatrice di questa opportunità. La consulta delle aggregazioni laicali è un organismo di partecipazione che nelle diocesi c'è, vive e respira assieme alle altre consulte che ci sono nel Triveneto, nella regione ecclesiastica, e anche in collaborazione con Roma, con la CNAL. Lo scopo che ha è quello di crescere con la crescita reciproca, la conoscenza reciproca e la partecipazione, e quindi su questo ci stiamo parecchio lavorando, nella conoscenza delle attività che facciamo, di quello che portiamo avanti, proprio per il bene del laicato presente nel territorio che c'è. Quello che stiamo facendo di solito in questo periodo è la preparazione alle veglie di Pentecoste che il Vescovo Corrado ci aveva affidato. Quest'anno è un anno speciale, quello del Giubileo, quindi non ci sarà la veglia di Pentecoste, ma saremo anche noi al Giubileo che c'è per le aggregazioni e i movimenti il 8 giugno, e saremo quindi a Roma. Abbiamo organizzato del pullman, siamo in contatto con le altre aggregazioni che parteciperanno al Giubileo con il pullman. Un auspicio, mi diceva, per quanto riguarda il nostro vescovo che entra. Per quanto riguarda Don Riccardo, penso che parecchio, attraverso le veglie di preghiera che ci sono state, così abbiamo chiesto in lui le grazie della partecipazione. Sicuramente anche lui ha fatto pensieri verso l'insediamento e quello che sarà il suo futuro, così, no? A me viene una cosa in particolare, pensando al nostro territorio, una diocesi non grande, però ricca di varie caratteristiche che ha. Mi viene un pensiero, pensando appunto a questo territorio che è stato, grazie anche al seminario, così terra buona per vocazioni, che poi sono diventati sacerdoti, vescovi, anche cardinali, ne vedremo anche oggi per delle presenze, così, no? Anche per lui che ci aiuti e ci accompagni su vivere quella amatevi fratelli, che sia questo che ci accompagna nelle necessità che abbiamo oggi e ci allarghi un po' di più anche nel dialogo attraverso le realtà sia ecclesiale ma anche con la società civile. Ci sono dei rappresentanti civili all'interno che vedremo, e così il vescovo ortodosso che è presente, quindi ci sia anche questa ricchezza di mescolanza nel crescita che abbiamo. Grazie a Gianluigi Manighetti, e adesso ci raggiunge padre Antonio Scavio, superiore del convento di San Francesco di Vittorio Veneto e neoeletto ministro provinciale della provincia Sant'Antonio dei Frati Minori del Nord Italia. Intanto padre Antonio, grazie per essere qui con noi, congratulazioni per il nuovo incarico. Lei rappresenta qui i frati di Vittorio Veneto. Come la vostra comunità si è preparata a questo appuntamento e qual è l'augurio che fate a Monsignor Battocchio? Certamente l'attesa è carica di gioia, di aspettative, tenendo conto che per noi frati in generale abbiamo sempre avuto un legame forte con i vescovi di turno, considerando che la nostra presenza qui risale ai primi del 1600, quindi il legame con la città, con la diocesi e con il vescovo è sempre stato molto forte. Personalmente anche con gli ultimi vescovi recenti, Magarotto, Zenti, Corrado, ecco, sono stati legami per la mia presenza qui, molto belli, molto fraterni, direi anche di amicizia. Per quanto riguarda noi frati, ecco, noi desideriamo augurare da parte mia e di tutti certamente un ministero fecondo,
di prossimità, di vicinanza a tutti i livelli, ma anche di coinvolgimento in quella corresponsabilità che è la sinodalità. Ecco, so che il Vescovo entrante è esperto di questo, gli auguriamo, ecco, di declinarlo in tanti modi con cui poi la diocesi in tutta la sua grandezza e complessità richiederà. Da parte nostra di frati siamo presenti qui anche a Motta di Livenza nel santuario Madonna dei Miracoli, ecco, auguriamo tutto il bene, un servizio di pastore, ecco, di pastore che si prende cura del gregge, che ci sta in mezzo, che cammina insieme, e noi frati ci siamo. Grazie a Padre Antonio, e noi adesso mandiamo la linea in seminario, dove tra pochi minuti tra l'altro inizierà la processione. A te Sara. Grazie Beatrice. Alle nostre spalle in realtà vedete che è già arrivato il Vescovo Riccardo, che si sta preparando per un incontro col capitolo dei canonici della cattedrale, col Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, che celebrerà appunto l'ordinazione. Siamo in compagnia di Enrico Iopo, Presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, al quale chiediamo solamente una cosa. Un legame, qual è il legame tra l'Azione Cattolica e i Vescovi? In particolare, cosa ci auguriamo anche per appunto il Vescovo Riccardo, che vediamo nel mentre alle nostre spalle? L'Azione Cattolica ha per sua natura e per sua finalità un legame stretto con i Vescovi. È un'associazione di laici dedicati alla Chiesa diocesana, questo recita lo Statuto, quindi non può che esserci un legame strettissimo che dura in questa diocesi da 130 anni. Cosa ci aspettiamo dal Vescovo Riccardo? Beh, non tiriamo per la giacchetta, nel suo discernimento saprà bene quello che deve fare, tuttavia sicuramente gli starà a cuore, perché ne è stato protagonista del cammino sinodale italiano e che continuerà, ci si augura, in questa nostra Chiesa come popolo di Dio, laici e sacerdoti insieme, e con un cammino attento nei confronti della corresponsabilità laicale per la missione, corresponsabilità anche in questo caso laici e sacerdoti. Questo è un po' quello che è l'associazione che si prefigge di formare laici per la missione della Chiesa, auspica. Ecco. Grazie Enrico. E allora, tra i laici che formano la Chiesa abbiamo con noi alcuni giovani della pastorale, in rappresentanza della pastorale giovanile. Quindi grazie Enrico, ci rivediamo dopo e comunque in giro. Chiedo ai giovani di unirsi a me. Adesso una domanda proprio a bruciapelo, mentre attendiamo a momenti l'arrivo della processione. Venite. Allora, chiedo brevemente, cosa vi augurate come giovani? Qual è stato brevemente il percorso fatto in attesa del Vescovo e cosa ci auguriamo per il nuovo Vescovo? Chi vuole? Ok, io sono un giovane della cattedrale qua di Ceneda, quindi per noi il Vescovo è una figura anche che vediamo spesso tutti i giorni, e quindi mi auguro veramente che sia una presenza anche concreta per noi giovani, che possa accompagnarci in questo percorso che è iniziato a Corrado e che ci ha lasciato dopo veramente un gran bel percorso, e che possa portarci appunto nei prossimi anni. Grazie Emanuele. Elena, se vuoi dire due parole tu? Sì, c'è stata sicuramente tanta curiosità da parte anche di noi giovani fin da subito, da quando è stato annunciato questo nome, e adesso sicuramente non vediamo l'ora di accoglierlo, di iniziare anche noi giovani a lavorare con lui e con la sua guida per tutte le attività che riguardano per esempio la pastorale giovanile e l'Azione Cattolica, e quindi siamo felicissimi, non vediamo l'ora di assistere anche a questa celebrazione. Grazie Gemma. Mauro, avete due parole per noi? Sì, sia io che Mauro condividiamo le parole di Elena e ci auguriamo vivamente che il Vescovo ci possa guidare con delle parole di pace in questo cammino che ci aspetta, e soprattutto per l'anno giubilare di speranza. Grazie. Mauro? Ti accordi? Come rappresentante dell'equipe del movimento studentesco mi sento di dire che ci aspettiamo la presenza del Vescovo nelle nostre attività per sentirci parte della comunità. Grazie mille. E a questo punto c'è qualcun altro che voleva parlare? Prego. Venite, facciamo la parola anche a qualcun altro in rappresentanza del settore dei giovani, al movimento di tutti i giovani. Chiediamo quindi a degli scout se hanno una parola per noi sull'arrivo del nuovo Vescovo. Prego, venite pure. Beh sì,
noi ci auguriamo, a noi ci piace la metafora della strada, ci auguriamo che cammini insieme a noi e che ascolti i nostri passi, ecco, mettiamolo così, su un po' come i pellegrini di speranza che c'è l'anno del Giubileo. Grazie. Sì, e come comunità speriamo che ci sia da guida come comunità sinodale e che voglia fare, sicuramente vorrà fare questo pezzo di strada di cammino insieme a noi, e auguriamo anche buona strada al Vescovo ma anche a tutta noi come comunità diocesana. Grazie mille, grazie per queste belle parole. Rilancio la linea alla cattedrale dove abbiamo Beatrice con un altro ospite e noi ci rivediamo tra poco in attesa della processione. La linea da Piazza Giovanni Paolo I, ormai la cattedrale è piena in ogni sua parte e qui con noi c'è Mirella Bagliana, sindaca di Vittorio Veneto. Grazie per essere qui con noi. Oggi è una giornata di grandissima festa per Vittorio Veneto. Con che sentimenti la città accoglie Monsignor Riccardo e che cosa lei gli dirà quando lo incontrerà? Sì, innanzitutto veramente la città è in festa, una festa piena di entusiasmo, e voglio anche rivolgere a nome di tutti i cittadini di Vittorio Veneto in qualità di sindaco, ma anche interpretando il sentimento dei cittadini dell'intera diocesi e dei colleghi sindaci, un caloroso benvenuto al nostro nuovo vescovo Riccardo, e lo accogliamo con tanto entusiasmo e tanta fiducia. E fin da subito esprimerò la massima collaborazione da parte delle istituzioni affinché si possa trovare delle risposte ai sempre maggiori bisogni di risposte appunto in ambito soprattutto sociale. Quindi sicuramente la nostra sarà una massima collaborazione per intraprendere con lui il percorso alla guida di questa diocesi. Vittorio Veneto è una città che ha visto tanti vescovi e tante figure illustri, quindi un doppio onore per la vostra città. Certo, un pensiero sicuramente va a Papa Albino Luciani, che è stato tanti anni vescovo di Vittorio Veneto, e quindi un ricordo caloroso, e sicuramente anche il nostro nuovo vescovo Riccardo saprà fare altrettanto bene. Grazie al sindaco Bagliana, e prima di rimandare la linea al seminario mandiamo in onda il messaggio di saluto e augurio del vescovo emerito di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, direttamente dal Brasile, dove si trova come missionario. Carissimi, vi raggiungo con queste immagini proprio nel momento in cui vi preparate a vivere la consacrazione e l'ingresso del nuovo vescovo Riccardo. Mi sento in profonda comunione con voi, insieme con Don Paolo, e vi assicuro non solo il mio ricordo, ma anche la preghiera con cui parteciperemo spiritualmente a questo momento importante. Un grande augurio a Don Riccardo perché possa davvero guidare la nostra diocesi con quella sapienza che è dono dello Spirito, e un grande augurio a tutti voi che sappiate sostenerlo e accompagnarlo con la preghiera e con la vita cristiana autenticamente testimoniata e comunicata a tutti. Un grande augurio e un grande saluto a tutti voi. Sì, io dovrei lanciarti quando vediamo uscire la processione, ma... Eccoci tornati dal seminario, siamo di nuovo in compagnia di Federico Citron, al quale prima abbiamo chiesto due parole sul legame tra Vittorio Veneto e la diocesi di Padova, di cui Monsignor Corrado e Monsignor Riccardo è originario, ma dopo le parole del vescovo emerito Corrado vogliamo chiedere anche un appunto sul legame tra il vescovo Riccardo e Roma, nella quale presta servizio. Sì, ha trascorso gli ultimi anni, se non ricordo male, dal 2019 ad oggi, a Roma, è rettore del collegio Capranica, e ecco, c'è un legame particolare di Monsignor Riccardo soprattutto con Papa Francesco, perché è stato nominato vescovo da Papa Francesco, ma è stato nominato vescovo da Papa Francesco mentre era prefetto del Dicastero dei Vescovi, Monsignor Prevost, poi diventato Papa Leone, quindi c'è una continuità. Ha avuto modo il vescovo Riccardo di conoscere direttamente Papa Francesco in quanto segretario del Sinodo, quindi ha trascorso diverse giornate insieme a Papa Francesco, e nella sua prima intervista rilasciata all'Azione ci ha detto che ha potuto apprezzare l'importanza che Papa Francesco dava a ciascuno. L'ha visto durante i lavori del Sinodo mentre ascoltava tutti, faceva selfie, firmava dediche o mandava messaggi.
Ecco, e soprattutto, ecco, una cosa che mi piace sottolineare: l'attenzione a ogni persona è un insegnamento che faccio mio. Ecco, quindi ha preso tanto da Papa Francesco, ma in particolare questa attenzione verso ciascuno. Ecco, invece Papa Leone, del Vescovo Prevost, Monsignor Battocchio, ha parlato in un messaggio pubblicato nell'Azione, sottolinea che non lo ha conosciuto di persona, lo ha visto sì durante il Sinodo, ha avuto modo di incrociarlo, ma non di appunto approfondire la conoscenza personale. Comunque lo definisce una persona di grande esperienza e di buona cultura giuridica e teologica, è un testimone limpido della fede in Gesù Cristo, e le sue prime parole come Papa sono state un augurio di pace. Questo lo sottolinea il Vescovo Riccardo, perché come motto che ha scelto per il suo ministero episcopale c'è una frase della lettera di San Paolo agli Efesini: egli è la nostra pace. E anche oggi, tra l'altro, alla liturgia c'è il saluto di Gesù: vi do la mia pace. Quindi c'è questo legame anche con Papa Leone nel motto scelto dal Vescovo Riccardo. Quindi un augurio di pace. Noi siamo in attesa della processione, dovrebbe partire a momenti, vediamo un po' di movimento alle nostre spalle. Ricordiamo che i sacerdoti saranno circa 200, i vescovi quasi una trentina, quindi una parola veloce mentre sta quasi per partire la processione. Un augurio, un'attesa da questo Vescovo Riccardo. Sì, io direi, mi piace qui citare quello che lui stesso, l'augurio che egli stesso fa alla nostra diocesi, che ha fatto tramite il nostro settimanale L'Azione nell'ultimo numero. Lui ci ha detto: porterò a Vittorio quello che sono, nella consapevolezza dei miei limiti e dei miei difetti. Alcuni mi sono già noti, altri emergeranno cammin facendo. Ecco, già questo è un segno di umiltà, un po' come l'abbiamo vista in Papa Leone fin dal primo giorno, fin dalla prima apparizione in piazza San Pietro. E poi c'è un altro passaggio, secondo me molto importante, laddove dice, gli viene chiesto come mai si fa ordinare vescovo nella diocesi di Vittorio e non nella sua diocesi di origine, e qui dice che è stato così fino nel primo millennio della storia della Chiesa, e soprattutto dice l'ultimo sinodo che si è tenuto appunto a Roma ha detto in uno degli enunciati che è bene ritornare all'ordinazione nella diocesi in cui poi di cui si sarà appunto vescovi. Questo per sottolineare e rafforzare il legame tra il nuovo vescovo e la sua diocesi. E poi lui ci fa un invito che io riprendo, perché ci invita alla pazienza e ai tempi lunghi, perché dice: sono in atto dei cambiamenti che chiedono tempi lunghi. E dopo dice: ciò non vuol dire che non si debba cambiare, ma che alle emergenze non si può rispondere solo correndo. Quindi questo è un messaggio molto importante, e poi conclude: chiedo anche di non avere paura dei cambiamenti. Quindi mi chiedevi l'augurio è di metterci noi al suo passo, il suo passo che ci dice sarà segnato anche dalla pazienza, perché le cose stanno cambiando velocemente e profondamente e nessuno ha la bacchetta magica per cambiare il mondo, e quindi lavoriamo assieme con pazienza, ma guardando sempre oltre, guardando avanti. Grazie Federico, quindi ecco, oggi abbiamo una bella partecipazione anche da Roma, anche da Padova. È bello questo anche intrecciare i legami tra le diocesi nel segno del Vescovo Riccardo, ma comunque in un cammino di pace e di speranza come quello che l'anno giubilare ci invita a percorrere. Alle nostre spalle vediamo che sta per partire la processione, quindi se mi danno l'ok dalla regia io lascerei la parola a Beatrice, che avrà un ospite che ci spiegherà quali sono i passaggi che vivremo nella celebrazione, ma anche cosa significa questa processione, qual è il significato dei vari gesti che vedremo durante l'ordinazione del Vescovo Riccardo. Sì, siamo di nuovo in piazza Giovanni Paolo I e ricordiamo che tra pochissimi minuti trasmetteremo in diretta la cerimonia di ordinazione episcopale, ingresso nella diocesi di Vittorio Veneto di Monsignor Riccardo Battocchio. Siamo di nuovo in compagnia del direttore dell'Azione Don Alessio Magoga. Don Alessio, sarà una intensa celebrazione che partirà con la processione dal seminario e poi una messa con tanti significati, tanti
gesti profondi e di antica tradizione. Quali sono i più significativi e come dobbiamo interpretarli? Allora, innanzitutto ricordiamo che si tratta proprio di una messa, quindi ci sono i due momenti fondamentali, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, però è una messa di ordinazione episcopale, pertanto all'interno ci sono quei segni caratteristici dell'ordinazione episcopale. Richiamerei il primo, che è la lettura della bolla di nomina di Monsignor Riccardo Battocchio a vescovo della nostra diocesi, bolla che è firmata da Papa Francesco, e anche questa bolla non è un documento puramente così burocratico, perché individua delle caratteristiche di Monsignor Battocchio. In particolare, prima accennavo alla sua partecipazione al Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità, questo riferimento si trova anche nella bolla, come a dire che Monsignor Battocchio si è dato da fare e ha approfondito questa dimensione. Sinodalità vuol dire semplicemente il fatto del camminare insieme, una Chiesa che cammina insieme, quindi l'auspicio di Papa Francesco va anche in questa direzione, cioè che sia un vescovo che aiuta la nostra diocesi a camminare insieme. Già questo mi pare un aspetto molto bello, molto interessante. Altri elementi della ordinazione episcopale saranno a un certo punto gli impegni che verranno chiesti al nuovo vescovo. Sono 9 impegni, 9 domande alle quali il vescovo dovrà rispondere ovviamente con la parola sì, e poi l'intercessione dei santi. Anche questo è un gesto molto bello, perché si invocano i santi sul futuro vescovo affinché lo accompagnino nella loro storia, nel suo ministero, nella sua attività come vescovo appunto della nostra diocesi, e lui si sdraierà davanti all'altare. È un gesto molto interessante, che dice la profonda umiltà che deve caratterizzare il nuovo vescovo, che deve mettersi dunque in ascolto innanzitutto della parola di Dio. Quindi questo segno, lo stendersi per terra invocando l'intercessione dei santi. Poi ci sarà l'imposizione delle mani, la preghiera di consacrazione che sarà pronunciata dal patriarca che presiede e poi anche dagli altri vescovi, e poi ciascun vescovo passerà sul capo di Monsignor Battocchio imponendo le proprie mani. Anche questo è un aspetto molto interessante, perché significa l'invocazione dello Spirito Santo su Monsignor Battocchio, perché possa essere accompagnato appunto da Dio nel suo ministero. Ora si sentono bene le campane, quindi penso che la processione stia per partire. Mi permetto magari di richiamare qualche altro piccolo segno. Al nuovo vescovo saranno consegnati l'anello, la mitria e il pastorale, 3 segni caratteristici del ministero episcopale, e poi si siederà sulla cattedra della nostra diocesi. In quel momento diventerà a tutti gli effetti il nuovo vescovo della nostra diocesi. Dopo la comunione ci sarà anche la prima benedizione di Monsignor Battocchio al popolo di Dio che si è riunito in cattedrale e anche fuori per partecipare all'ordinazione. Certo, il nuovo vescovo è una presenza già, come potremmo dire, positiva. Già la sua presenza è un segno di benedizione di Dio nei nostri confronti, ma espliciterà questo attraverso il segno della benedizione nell'assemblea cristiana che è convocata oggi. Ringraziamo Don Alessio Magoga ancora per essere stato qui con noi. Le campane suonano a festa, è davvero in procinto di iniziare la messa di ordinazione episcopale di Monsignor Riccardo Battocchio. Vediamo le immagini e dal seminario sta per partire la lunga processione che accompagnerà diaconi, sacerdoti, vescovi e il cardinale Stella, il patriarca Moraglia e appunto Monsignor Battocchio alla porta della cattedrale, dopo la quale inizierà con il canto definitivamente la messa. Don Alessio, possiamo commentare le immagini, che cosa succederà durante la processione, quanto durerà e che emozioni potremo percepire durante la processione? Allora, la processione segna l'inizio, come abbiamo detto, della celebrazione. È una processione piuttosto consistente, cospicua, perché ci saranno diversi sacerdoti che appunto partecipano alla processione stessa. Sono quasi tutti i sacerdoti della diocesi di Vittorio Veneto che partecipano appunto alla processione e entreranno in chiesa. Complessivamente i sacerdoti sono circa 200 grosso modo, quelli presenti
in questa Santa Messa, quindi un numero molto significativo. Come abbiamo già detto, la parte principale dei preti della diocesi vittoriese, ma poi ci sono anche i preti di Padova e del collegio Capranica, quindi un numero importante di sacerdoti, ecco, che stanno partendo. Attraverseranno il cortile del seminario, poi usciranno nella piazza Giovanni Paolo I e progressivamente si avvicineranno alla cattedrale. Se mi è permesso dire un'altra parola, dicevamo un gesto molto importante della celebrazione episcopale alla fine sarà quello in cui Monsignor Battocchio, dalla sedia dove sarà collocato nella prima parte della messa, salirà e prenderà possesso della cattedra della Chiesa Cattedrale. Chiesa Cattedrale che prende questo nome proprio perché c'è questa cattedra che è la sedia che manifesta, esprime l'autorevolezza del Vescovo all'interno della sua diocesi. Quindi è, come potremmo dire, qualcosa di molto prezioso e importante, e questo gesto ribadisce l'autorità e il prestigio anche del Vescovo. Sì, allora adesso ormai hanno concluso il percorso nel cortile del seminario vescovile e stanno arrivando in piazza Giovanni Paolo I, ormai le persone si sono rivolte per guardare, ammirare insomma questo primissimo momento della cerimonia di oggi. Don Alessio, sono arrivati in tantissimi, la cattedrale si è riempita subito, anche il Sagrato e piazza Giovanni Paolo I, tra l'altro con un ulteriore significato perché è intitolata da Albino Luciani, che fu vescovo di questa diocesi, indimenticato vescovo di questa diocesi, ora beato, quindi c'è un'emozione doppia per questa piazza. Sì. Di Giovanni Paolo I abbiamo una bellissima statua qui alla nostra sinistra, poco distante dall'ingresso della cattedrale, che ci ricorda la sua presenza, il suo contributo alla nostra diocesi. Penso che possiamo anche essere orgogliosi per quanto riguarda la nostra storia, la nostra identità. È vero che la diocesi di Vittorio Veneto non è molto grande, una diocesi media, diceva il vescovo Pizziolo, ma al tempo stesso anche una storia significativa e importante per le figure che hanno appunto lasciato un segno. Sicuramente Albino Luciani, ora beato, è una di queste. La piazza e la statua ci aiutano a ricordarlo e Monsignor Battocchio si porrà all'interno di questa scia. In una delle interviste che ha rilasciato diceva di sentirsi piuttosto sereno perché dice: mi colloco all'interno del solco dei vescovi che mi hanno preceduto. Faceva riferimento a Monsignor Pizziolo ma anche ai vescovi precedenti, vale a dire appunto anche Albino Luciani. Credo ci possano essere anche delle affinità tra i due perché sicuramente il tratto umano molto fine e sensibile del beato Luciani in qualche modo lo intravediamo anche in Monsignor Battocchio. Da questo punto di vista gli facciamo davvero tanti auguri perché possa aver modo di poterlo vivere con frutto questo tratto umano molto vivo. Grazie a Don Alessio e adesso sì, i sacerdoti si stanno avvicinando, vediamo le immagini, si stanno avvicinando alla porta di ingresso della cattedrale, attraversando lentamente la piazza. I fedeli sono davvero curiosi di intravedere Monsignor Battocchio che sta, eccolo qui, lo vediamo nelle immagini, emozionato e sorridente e anche lui in attesa di vedere il popolo di Dio che lo attende curioso e con speranza alla cattedra, ecco, di Vittorio Veneto. Sì, dobbiamo dire che la processione è davvero piuttosto lunga perché i primi sacerdoti sono già arrivati alla porta della cattedrale mentre il vescovo è ancora all'interno del seminario, quindi sono davvero numerosi i sacerdoti presenti. Anche questo dice di una partecipazione molto bella, molto numerosa, molto significativa da parte, direi, delle varie realtà che conoscono, che vogliono bene a Monsignor Battocchio. Ringraziamo per averci seguito in questa prima parte della diretta e lasciamo ora la celebrazione.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Forse conviene sedersi. In qualità di amministratore diocesano, a nome dei presbiteri, dei diaconi, delle persone di vita consacrata, dei fedeli laici e delle varie associazioni e istituzioni della Chiesa vittoriese qui rappresentate, porgo un cordiale benvenuto a tutti. Vorrei raggiungere con il saluto anche chi seguirà la celebrazione nella piazza della cattedrale o in casa propria, attraverso il servizio della tenda TV di Radio Palazzo Carli in collaborazione con l'Azione. Un saluto deferente a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Ordinante Principale. A lei, cara Eccellenza, al saluto uniamo il cordiale augurio di buon compleanno. Un saluto cordiale ai due vescovi coordinanti, al nostro Cardinale Beniamino Stella, prefetto emerito del Dicastero per il Clero, e a Monsignor Cipolla, Claudio Cipolla, vescovo di Padova. Un saluto cordiale al Cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo. Chiedo venia a tutti gli arcivescovi e vescovi presenti, se non li nomino uno ad uno. So che mi perdonate. Sono gli arcivescovi e vescovi, figli della nostra Chiesa di San Tiziano, della regione ecclesiastica del Triveneto o provenienti da Roma e da altre parti d'Italia, con particolari legami con l'Almo Collegio Capranica o direttamente con la persona di Monsignor Riccardo. Un saluto deferente anche a Sua Eccellenza Athenagoras Fasiolo, vescovo di Terme e ausiliare per il Nord Italia della Sacra Archidiocesi Ortodossa d'Italia. Saluto i 30 presbiteri, circa 30 presbiteri della diocesi di Padova e la numerosa presenza di preti, diaconi e alunni dell'Almo Collegio Capranica. Un affettuoso saluto a tutti i familiari, paesani e amici di Monsignor Riccardo. Infine, un particolare deferente saluto al prefetto di Treviso, Dottor Angelo Sidoti, al presidente della provincia di Treviso, Dottor Stefano Marcon, al vicequestore vicario di Treviso, Dottor Domenico De Maio, alla sindaca di Vittorio Veneto, Dottoressa Mirella Bagliana, al sindaco di Romano De Zelino, Dottor Simone Bontarin, e unitamente a loro a tutte le autorità civili e militari che ci onorano con la loro presenza. Ma ora una parola particolare a lei, Monsignor Riccardo. Caro Vescovo Riccardo, ti accogliamo a braccia aperte. Arrivi in una diocesi che ha accolto la tua nomina con gioia, che ha letto con attenzione il tuo messaggio iniziale e ne ha goduto, che ha avuto conoscerti e incontrarti nei vari pellegrinaggi di Roma, che ha pregato intensamente per te e che ora
ha un grande desiderio di accoglierti come fratello e padre nella fede. Oggi invochiamo su di te il dono dello Spirito Santo. Lo chiediamo con abbondanza. Egli ti sia guida nella guida della nostra diocesi, tua nuova famiglia. Siamo certi che con la grazia dello Spirito Santo sarai faro di luce per grandi e piccoli, poveri e ricchi, sani e ammalati, vicini e lontani, nel desiderio di recare tutti a Lui, Cristo, nostra pace. Grazie, Vescovo Riccardo, per aver accolto con serenità e piena disponibilità questa grande responsabilità per la nostra Chiesa. Ma permetti un collegamento da lontano. Noi ci sentiamo ancora molto legati alla persona del tuo predecessore, Monsignor Corrado. So che tu lo avevi invitato a questa celebrazione, ma lui ha voluto tenersi in disparte. Oggi però ha desiderato raggiungerci con un messaggio. Ci fa bene ascoltarlo insieme. Scrive Monsignor Corrado assieme a Don Paolo Salatin, nostri missionari in Brasile. Carissimo Monsignor Riccardo, confratelli vescovi, sacerdoti e diaconi, consacrati e consacrate, fratelli tutti. Pur lontano fisicamente, ci sentiamo in profonda comunione spirituale con tutti voi e desideriamo unire la nostra preghiera alla vostra, invocando con fede il dono dello Spirito Santo su Monsignor Riccardo e su tutta la nostra diocesi, perché da lui guidata essa possa continuare con fedeltà e generosità la sua lunghissima e gloriosa storia di fede, di speranza e di carità. Ci pare cosa molto bella che l'ingresso di Monsignor Riccardo avvenga proprio nel mezzo di quest'anno giubilare che ci ricorda in modo suggestivo la nostra identità, pellegrini di speranza. Siamo un popolo in cammino, sostenuti da quella speranza che il Signore Gesù ci dona giorno dopo giorno, insieme, chiamati a testimoniarla e a renderne ragione. In profonda comunione fraterna con tutti voi, ringraziamo il Signore per questo e vi salutiamo con tutto il cuore. Così Monsignor Corrado e Don Paolo. E noi eccoci qui a invocare il dono dello Spirito Santo per poter camminare insieme da veri corresponsabili per la missione. E chiudo dandoti un abbraccio a nome di tutti. Fratelli e sorelle carissimi, durante questa celebrazione eucaristica il nostro fratello Riccardo sarà ordinato vescovo, cioè successore degli apostoli, che sulle rive del lago di Galilea Gesù chiamò a seguirlo perché diventassero insieme con lui pescatori di uomini e continuassero la missione di portare al mondo la lieta notizia del Vangelo. Come Maria e gli Apostoli nel cenacolo in attesa della Pentecoste, invochiamo insieme lo Spirito Santo, perché doni all'eletto e a tutti noi la grazia di un cuore nuovo. Disponiamoci a vivere intensamente questa Eucaristia, memoriale della Pasqua di Gesù, fonte della comunione
ecclesiale. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. In terra pax hominibus, bone voluntatis.
Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia, insieme a Paolo e a Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto,
perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. In essa non vidi alcun tempio, il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia.
la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore. Rimaniamo in piedi. Inizia ora la liturgia dell'ordinazione. Invochiamo il dono dello Spirito Santo sull'eletto con le parole dell'inno Veni Creator.
Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa di Vittorio Veneto chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Riccardo Battocchio. Avete il mandato del Papa? Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Riccardo Battocchio, del clero della diocesi di Padova, finora rettore dell'Almo Collegio Capranica a Roma, vescovo eletto di Vittorio Veneto, salute e benedizione. Nostro Signore ci avrebbe invano comandato la pace, se prima non l'avesse a noi lasciata e donata. Essa infatti, quale unica liberazione dai tumulti di questo mondo, supera ogni comprensione, custodirà i nostri cuori e le nostre menti e deve essere ricercata e seguita con tutto l'animo e con tutte le forze, poiché Egli è la nostra pace. Mossi dal proposito di costruire ogni giorno la pace e nutriti dalla speranza in Dio, con animo paterno abbiamo rivolto il nostro pensiero alla comunità di Vittorio Veneto, che rimasta vacante dopo la rinuncia dell'ultimo suo vescovo, il venerabile fratello Corrado Pizziolo, necessita di un pastore e di una guida per la vita diocesana. Abbiamo dunque pensato a te, diletto figlio, che, esperto in teologia, impegnato nella formazione dei seminaristi e del clero, dedito a un assai fecondo dialogo ecumenico e tra cultura e fede, riteniamo possa prestare un valido servizio nell'esercizio del ministero episcopale. Pertanto, acquisito il parere favorevole del Dicastero per i Vescovi, con la pienezza della nostra autorità apostolica, ti costituiamo con gioia Vescovo di Vittorio Veneto, conferendoti i relativi diritti e imponendoti i doveri connessi a questo ufficio. Potrai ricevere l'ordinazione episcopale fuori Roma, osservando le norme liturgiche, da un vescovo cattolico di tua scelta, avendo prestato la professione di fede e il giuramento di fedeltà a noi e ai nostri successori, secondo i sacri canoni. Disponiamo che tu renda noto questo nostro decreto al clero e al popolo di questa comunità ecclesiale, che con l'intercessione della Beata Vergine Maria Assunta, di San Tiziano Vescovo, del Beato Giovanni Paolo I Papa e di Santa Agnese Vergine e Martire, esortiamo con tutto il cuore ad accoglierti come Padre e Maestro, degno di ogni rispetto. Riceverai così, diletto figlio, la grazia e insieme il compito di riconoscere, discernere e comporre in unità i doni che lo Spirito Santo effonde sui singoli e sulle comunità, operando all'interno del legame sacramentale con i presbiteri e i diaconi
con te corresponsabili del servizio ministeriale nella Chiesa locale. Dato a Roma, presso il Laterano, il 24 febbraio dell'anno del Signore 2025, 12° del nostro pontificato. Papa Francesco. Il Signore è buono e sempre con noi. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Cari confratelli nell'Episcopato, cari presbiteri, diaconi, consacrati, fedeli, questa celebrazione ha un protagonista, la Chiesa che è in Vittorio Veneto. Infatti, Vescovo e Chiesa s'appartengono come lo sposo e la sposa. I vescovi qui convenuti che saluto dicono con la loro presenza il valore della collegialità. Un ricordo particolare va al Vescovo Corrado che, terminato il suo servizio episcopale, ha intrapreso con grande coraggio un'esperienza missionaria in Brasile per sostenere il progetto diocesano che prevede uno scambio reciproco di presbiteri tra le chiese. Saluto il Cardinal Beniamino Stella, figlio di questa terra, le autorità civili e militari presenti e Sua Eccellenza l'Ausiliare del Metropolita Policarpo della Chiesa Ortodossa Greca d'Italia. Innanzitutto rivolgiamo il nostro saluto affettuoso, la nostra preghiera per il Santo Padre Leone, affinché all'inizio del suo ministero, come lui ci ha chiesto, avverta il forte sostegno di tutta la Chiesa. Un ricordo nella preghiera anche per Papa Francesco, affinché possa essere accolto in cielo dal Dio della misericordia. Carissimo Vescovo Riccardo, sei chiamato col tuo presbiterio ad essere segno di Gesù sommo sacerdote nella Chiesa che oggi ti viene affidata. Tutto, come sai, inizia dalla fede, senza la quale non c'è carità, ma solo solidarietà. Non c'è speranza, ma solo ottimismo. Realtà buone, necessarie, ma non sufficienti per la vita cristiana. La prima lettura di oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli, ci ricorda come nella Chiesa delle origini molti fedeli provenivano dal giudaismo, molti dal paganesimo. Si viveva insomma il primo cambiamento d'epoca e la Chiesa era chiamata ad una scelta. Quale fu il metodo e il criterio? Alcuni, venuti dalla Giudea, abbiamo ascoltato, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo Mosè non potete essere salvati. Gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa giungono a dire questo.
è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie. La Chiesa ci indica il metodo e il criterio che non viene dal gruppo più intraprendente o più dinamico, è invece tutta la Chiesa che si lascia interpellare dallo Spirito Santo e poi si richiede il coraggio dell'annuncio, accettando, se è il caso, l'incomprensione e anche l'emarginazione. Ogni vescovo con la sua Chiesa è essenzialmente chiamato a dire una cosa: il nome di Dio. È un compito non facile in una società che ha messo Dio da parte o lo considera questione privata, se non addirittura ostacolo ad una moderna emancipazione. Il nome di Dio in sé è indicibile e lo si rende presente solo annunciando Gesù. Chi vede Lui vede il Padre. Nella nostra comune fede in Gesù Cristo svanisce ogni forma di individualismo, poiché nella Chiesa tutto è personale, tutto è comunitario, nulla è individuale. La Chiesa trasmette ciò che ha ricevuto e in essa è strutturalmente contraddittoria una fede fai da te. Nella Chiesa particolare si rende presente l'unica Chiesa, che è l'organismo di Cristo, il suo corpo, e non una organizzazione umana. E quindi Chiesa, comunione, sinodalità, vanno tutte intese nel loro senso teologico-sacramentale e mai ridotte unicamente a realtà culturali, sociali e politiche. Sì, la Chiesa non è opera dell'uomo. La Chiesa è dono che sgorga dal cuore di Cristo trafitto sulla croce e l'acqua e il sangue sono simboli, in senso agostiniano, dello Spirito e dei sacramenti. Gesù sulla croce diventa il nuovo definitivo Tempio. La lettera ai Romani parla di Gesù come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue e manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente. Il vero inizio degli Atti degli Apostoli è il giorno di Pentecoste, col compimento della promessa dello Spirito, quando uomini che parlano lingue sconosciute, che si combattono, il Papa ci ha ricordato il valore della pace. Oggi è priorità per tutti e soprattutto per la Chiesa. C'è un linguaggio nuovo. La Chiesa parla al mondo e parla nello Spirito di Gesù Cristo. I differenti linguaggi, le diverse etnie e culture si incontrano e comprendono. L'Apostolo Pietro, primo degli Apostoli, si alza, come abbiamo ascoltato, e con coraggio parla a nome di tutta la Chiesa. Nell'annuncio di Pentecoste il riferimento a Gesù è chiaro, esplicito, non sfumato. Una Chiesa reticente nel pronunciare il nome di Gesù e loquace su tutti gli altri temi susciterebbe più che una domanda. A Pentecoste Pietro con le sue parole trasmette ciò che ha ricevuto. Ascoltate, uomini di Israele, Gesù di Nazaret
consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato. La Chiesa deve essere fedele allo stile di Pentecoste, lo stile che gli appartiene da quel giorno in poi e che ogni vescovo con la sua Chiesa deve far suo anche oggi. Il popolo di Dio, unito al suo vescovo, è mandato al mondo. La lavanda dei piedi è il gesto che qualifica sempre la Chiesa, vescovo e popolo di Dio. Anche se in modi essenzialmente diversi, voi mi chiamate maestro e Signore, dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore, il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, perché anche voi facciate lo stesso. Vescovo e Chiesa. L'uno non esiste senza l'altra e viceversa, perché vescovo e Chiesa costituiscono un'unione sponsale. Anche nelle chiese dove si ammette il sacerdozio uxorato, il vescovo è scelto tra i celibi. Caro vescovo Riccardo, il vescovo è là dove è la Chiesa. Cara Chiesa di Vittorio Veneto, la Chiesa è là dove è il vescovo. Il vescovo infine è costituito nel sacramento dell'ordine, il gesto che stiamo per compiere adesso. Riflettiamo un attimo. Il sacramento è la realtà per cui si può dare qualcosa che di per sé, con le sole forze umane, non si potrebbe dare. Il vescovo non è il risultato di doti e capacità umane, organizzative o teologiche. Piuttosto, nella sua persona, è il segno sacramentale di Gesù. Per questo Gesù, dopo la lavanda dei piedi, dice: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Il sacramento dell'ordine è dono di Cristo, grazie al quale è lo stesso Cristo che serve la Chiesa. Il sacramento quindi ricorda la Chiesa, pastore e fedeli, che l'uomo non si salva da sé e non è l'artefice della grazia. Pastori e fedeli sono una comunità di salvati. Sant'Agostino, in un momento di grave divisione ecclesiale, la crisi donatista, avendo di mira il bene sommo dell'unità della Chiesa e volendo superare la divisione in atto, era disposto a rinunciare al ministero se la posizione cattolica fosse risultata erronea. I donatisti negavano la riammissione nella Chiesa a chi nella persecuzione era venuto meno, la tendenza del rigorismo. Così di fatto non consideravano validi sacramenti, tra cui le ordinazioni episcopali. Sognavano una Chiesa di puri, tentazione ricorrente. Agostino invece riteneva che chi era caduto, se convertito, dopo giusta penitenza, poteva venire riammesso alla comunione ecclesiale. Si erano create due chiese parallele in lotta fra loro e anche con atti di reciproca violenza. La divisione porta alla violenza. Qui era in gioco qualcosa di essenziale. Infatti, se i sacramenti dipendono dalla santità di chi li amministra, allora è messa in questione l'origine stessa della salvezza.
la gratuità della grazia. E allora, per ricomporre l'unità della Chiesa, Agostino giunse a proporre ai vescovi cattolici di rinunciare al loro ufficio se la loro posizione fosse risultata erronea, e invece di associare a loro i vescovi donatisti se questi si fossero convertiti. Tale era il prestigio di Agostino che tutti i vescovi cattolici, circa 300, eccetto 2, accettarono questa proposta. Il sinodo poi non si tenne, ma innanzi alle argomentazioni teologiche e pastorali di Agostino, molti vescovi donatisti tornarono alla comunione della Chiesa. Il richiamo ad Agostino, anche in omaggio a Papa Leone. Il richiamo ad Agostino che la Chiesa annovera tra i grandi padri è per dire l'importanza del ministero del Vescovo per l'unità della Chiesa e come questa non possa limitarsi a proporre un generico camminare insieme, ma richieda un vero camminare a partire da Gesù, verso Gesù, con Gesù. La lettera agli Ebrei, trattazione cristologica sacerdotale del Nuovo Testamento, presenta proprio Gesù, origine, compimento della fede. Oggi la Chiesa ha bisogno della carità di Cristo, mettere i poveri al primo posto. In pari tempo ha bisogno della fede in Gesù Cristo. L'io credo si innesta nel noi crediamo della Chiesa. Caro Vescovo Riccardo, il santo patrono, il Vescovo Tiziano, illumini il tuo episcopato nella Chiesa di Vittorio Veneto, l'antica e gloriosa Ceneda. La tua ordinazione episcopale cade nel 17° centenario del Concilio di Nicea, durante il cammino sinodale della Chiesa italiana e universale, mentre si celebra l'anno giubilare. Il Signore ti ha dato tante indicazioni all'inizio del tuo episcopato. L'augurio, caro Vescovo Riccardo, è che tu sappia amare il Signore esercitando il ministero come pastore, come guida saggia, mite ma anche coraggiosa. Si ama il Signore come pastore, mite ma anche coraggiosa. E andando ad accumulare per sé, di che queste pietre diventino pane, o ad accrescere la propria visibilità, gettati giù dal pinnacolo del Tempio, o il proprio prestigio personale. Tutte queste cose io ti darò se gettandomi ai miei piedi mi adorerai. Sono le tentazioni a cui è sottoposto Gesù, a cui è sottoposto ogni cristiano, a cui è sottoposto ogni vescovo. Caro Vescovo Riccardo, oggi la Chiesa, in un contesto crescente di secolarizzazione, ha bisogno di pastori che abitino la carità di Cristo, cioè che preghino, che guardino ai poveri, agli umili, a quelli che hanno smarrito il senso della vita, carità materiale e spirituale, ma anche carità della verità. La Chiesa oggi ha bisogno di testimoni che con la loro vita dicano la bellezza della fede. Anche questo è un modo di trasmetterla, soprattutto oggi, poiché fede non vuol dire uniformità, ma neanche fermarsi a generiche, facili e scontate affermazioni antropologiche che prescindono dalle promesse battesimali. Caro Vescovo Riccardo, cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria Assunta
a cui è dedicata questa bella chiesa cattedrale, madre di tutte le chiese di questa diocesi, aiuti tutti a camminare insieme e con passo deciso verso l'unico necessario, il Signore Gesù. Caro Vescovo Riccardo, buon cammino. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sulla sua volontà di custodire la fede e compiere il proprio ministero. Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità? Vuoi edificare il corpo di Cristo perseverando nella sua insieme sotto l'autorità del successore del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura con amore di Padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi tuoi collaboratori nel ministero guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti, Dio Onnipotente, per il suo santo popolo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia, per il bene della sua Chiesa. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. San Giacomo, prega per noi. San Tommaso, prega per noi. Santi Filippo e Giacomo, pregate per noi. San Bartolomeo, prega per noi. San Matteo, prega per noi. Santi Simone e Giuda, pregate per noi. San Mattia, prega per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Santo Stefano, Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Santi Ermagora e Fortunato, Santa Augusta, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Prosdocimo, San Cromazio,
San Martino, San Tiziano, San Magno, San Venanzio Fortunato, Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, San Riccardo, Santi Francesco e Domenico, San Francesco Saverio, San Francesco di Sal, San Rocco, San Giovanni Maria Vianney, San Leonardo Murialdo, San Luigi Guanella, San Pio X, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Gesù, Beato Marco d'Aviano, Beato Luigi Tezza, Beato Giuseppe Toniolo, Beato Claudio Granzotto, Beato Giovanni Paolo I, Beato Cosma Spessotto, Beata Giuliana da Collalto, Beata Maria Pia Mastena, Santi e Sante di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo.
Ora illumina la tua santa Chiesa. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Benedici questo tuo eletto. Benedici e santifica questo tuo eletto. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Manda nuovi operai nella tua messe. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi su questo tuo Figlio con la pienezza della grazia sacerdotale la potenza della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore.
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancora prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario, e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. Insieme. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre. Il tuo Spirito che regge e guida, tu lo hai dato al tuo diletto Figlio Gesù Cristo, ed Egli lo ha trasmesso ai Santi Apostoli, che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come santuario e a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo, da te eletto all'Episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Egli ti serva notte e giorno, per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del sommo sacerdozio abbia il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Disponga i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli, per la mansuetudine e la purezza di cuore, sia offerta viva a te gradita per Cristo tuo Figlio. A te, Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Possiamo sedere.
Dio, che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione, e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita, custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore, abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo, a reggere la Chiesa di Dio.
Rimanendo in piedi, rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo, Signore. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Possiamo sedere. Saranno ora portati all'altare e consegnati nelle mani del Vescovo Presidente il pane, il vino e l'acqua per il sacrificio e le offerte per le necessità della Chiesa e per i poveri.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché, purificati dal tuo amore, possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro fratello, il Vescovo Riccardo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Riccardo, che oggi è stato ordinato Vescovo della Chiesa di Vittorio Veneto. Donagli la sapienza e la carità degli Apostoli, perché guidi il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola. Sarà ora distribuita la Santa Comunione nei seguenti punti. Davanti all'altare della celebrazione, in 3 punti presso gli altari laterali, all'esterno della cattedrale.
La Santa Comunione per i celiaci sarà distribuita presso il primo altare di sinistra partendo dalla porta. Viviamo questo momento con devozione e partecipiamo ai canti che troviamo nel libretto.
Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Ecco che un vostro fratello, un amico, un compagno di strada dei tempi passati o dei tempi che verranno è diventato vescovo di questa santa e bella Chiesa di Dio che è a Vittorio Veneto. Santa e bella come ogni porzione di Chiesa, come la Chiesa nel suo insieme quando si lascia raggiungere dall'amore e dalla misericordia di Dio. Ecco, in questo momento non ringrazio il Signore per quello che sono diventato. Non lo faccio perché, nonostante tutto, non so bene cosa mi aspetta da qui in avanti. O meglio, lo so in teoria, l'ho anche insegnato qualche volta. Ho visto dagli altri come si fa il vescovo, ma cosa effettivamente voglia dire essere vescovo, spero di impararlo cammin facendo. E ora ringrazio Dio per avermi creato, fatto cristiano, chiamato a servire la Chiesa come prete, per avermi conservato, custodito e sostenuto fin qui attraverso la bontà, la pazienza di tante persone, moltissime delle quali sono qui presenti, a cominciare dalla mia famiglia, dagli amici, del paese, del liceo, del seminario. Io spero di avere dei buoni motivi per ringraziare Dio di avermi affidato il ministero di Vescovo a Vittorio Veneto quando, alla fine della mia vita terrena, mi troverò di fronte a Lui. Ecco, so che il compito principale del Vescovo, in quanto inviato da Gesù Cristo, è annunciare il Vangelo, celebrarlo, viverlo nella e con la Chiesa che gli è affidata e alla quale allo stesso tempo egli è affidato. Per annunciare, celebrare e vivere il Vangelo bisogna conoscerlo. E conoscere il Vangelo significa incontrarlo, perché il Vangelo, la buona notizia, è in definitiva la persona di Gesù Cristo, come abbiamo sentito anche nell'omelia. E io, come ogni cristiano, ho incontrato e incontro il Vangelo ascoltando le parole della Bibbia, celebrando la messa, pregando. Ma come ogni cristiano l'ho incontrato e lo incontro nei volti di tante persone con le quali condivido il fatto di essere a questo mondo, cosa spesso affascinante, tante volte, troppe volte, accompagnata da sofferenze difficili da sopportare e persino da descrivere. Ho incontrato e incontro il Vangelo nei vostri volti, in quelli che conosco da decenni e in quelli che vedo qui per la prima volta. Lo incontro il Vangelo nelle vostre storie, lo incontrerò nelle vostre storie, nelle vostre attese, nella generosità di quanti sono venuti qui da Padova, da Roma, da altri luoghi più o meno lontani, persino dalla Spagna. Incontro il Vangelo nella vostra gioiosa e paziente partecipazione a questo momento, a questa celebrazione che per qualcuno forse è più lunga di quelle alle quali partecipa abitualmente. Lo incontro e l'ho incontrato in chi soffre, in chi è messo ai margini, in chi vede non riconosciuta la dignità che gli è propria in quanto essere umano. Lo incontro in chi, nonostante tutto, non si stanca di sperare e di donare speranza. Lo incontro, spero di incontrarlo sempre di più, anche nelle persone che hanno responsabilità nella vita sociale, nel governo, nell'amministrazione della cosa pubblica, nella difesa della patria. Le saluto e le ringrazio di essere qui nella ricerca della pace. Incontro il Vangelo anche nelle perplessità di qualcuno che, conoscendomi, si starà chiedendo: ma sarà in grado Riccardo di rispondere con i fatti, non solo con le parole, alle 9 domande che gli sono state poste prima della imposizione delle mani? Ecco, suppongo che anche i miei genitori, da lassù, Gino e Renata, si stiano chiedendo la stessa cosa.
sarà capace di mettere in atto quel sì lo voglio che ha detto a parole. Ecco, pregate in ogni caso perché io sia fedele a quel sì lo voglio. Immagino che sempre lassù anche i miei genitori, i nonni, gli zii, insieme a Don Martino Bassani, insieme a Don Pierluigi Barzon e a Don Gilberto Ferrara, stiano pregando con la medesima intenzione, associandosi alla intercessione materna della Madre di Dio, la Beata Vergine Maria. Ecco, a tutti voi dico grazie per il Vangelo che siete stati, che siete e che mi donate. Lo accolgo con senso di responsabilità, pronto a farlo circolare tra le persone con le quali e per le quali ora sono chiamato a vivere e a svolgere il ministero episcopale. So che dentro di noi e fuori di noi c'è anche tanto che si oppone al Vangelo. Ci sono paure, ci sono chiusure anti-evangeliche, ma il Vangelo, la buona notizia che è Gesù, è più forte di ogni anti-evangelo. Ecco, saluto e ringrazio tutti voi qui presenti, mi associo naturalmente ai saluti che sono stati fatti fin dall'inizio di questa celebrazione. Saluto chi è qui in prima fila, chi è in piazza, chi ci segue in video, in particolare perché infermo o malato. Ecco, perdonatemi se non faccio lunghi elenchi, gli alunni del Collegio Capranica sanno che non sono molto amante dei ringraziamenti, ma per questa volta mi perdonate. Magari ci sarà un po' più tempo dopo la celebrazione per stare assieme e salutarci. Ma vi ringrazio perché siete qui non solo per simpatia e amicizia, spero un po' anche questo, ma come segno della comunione tra le chiese. Ce lo ricordava anche il Patriarca Francesco. Segno della comunione tra le diverse diocesi da cui provenite. Perché l'ordinazione di un vescovo, fin dall'antichità, è uno dei momenti in cui si esprime con maggiore evidenza la comunione, l'unità delle chiese locali nella fede e nell'amore. Segno di questa comunione sono in particolare i vescovi qui presenti. E io li ringrazio tanto di essere qui e invito tutti voi a ringraziarli e a sostenerli, a sostenerci con la preghiera e con l'incoraggiamento. E tra i vescovi permettete di ringraziare in particolare il Patriarca Francesco, che ha avuto la bontà di ordinarmi proprio nel giorno del suo compleanno. A lui anche il Vescovo Renato di Feltre-Belluno, che compie gli anni lo stesso giorno, i migliori auguri di bene. Alla Chiesa di Dio che è in Vittorio Veneto, al presbiterio, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose, a tutti i fedeli, ai giovani, alle famiglie, agli anziani, a chi si trova a suo agio in questa Chiesa e a chi magari la guarda con un po' di distacco, a tutti il mio grazie per la fiduciosa simpatia con la quale mi avete atteso e accolto. C'era nella mia stanza, lo sanno gli alunni, un disegno fatto da, penso, un bambino di una scuola di Ceggia. Ti aspettiamo. Ecco, in questi mesi mi ha accompagnato questo bel disegno in cui appunto qualcuno a nome di tutti diceva questa attesa. Ecco, ho detto poco fa che non mi dilungo in elenchi, però permettetemi alcune eccezioni, sono sei eccezioni possono andare. La prima è per Papa Francesco di felice memoria. Confidando nella sua intercessione, ora che ha raggiunto la meta, lo ringrazio per la fiducia che ha posto in me e allo stesso tempo confermo l'obbedienza che ho espresso poco fa all'attuale Vescovo di Roma, a Papa Leone XIV, successore dell'Apostolo Pietro. La seconda eccezione è per la Chiesa di Padova. Grazie al Vescovo Claudio, al Vescovo Antonio, al seminario con la sua biblioteca, alla facoltà teologica, ai miei compagni di ordinazione, a tutto il presbiterio, alla parrocchia di Fellette, al suo parroco Don Teresio.
le altre parrocchie che mi hanno accolto come cooperatore festivo. Non sono mai stato parroco né neanche vicario parrocchiale, quindi però come cooperatore festivo è stato bello vivere l'esperienza della comunità parrocchiale. La terza eccezione è per un grande grazie alla comunità con la quale ho vissuto, gioito, in qualche occasione anche patito, penso al Covid, in altri momenti, dall'ottobre 2019 a oggi. Ecco, non sarei qui se non avessi percorso questi anni insieme con alunni, formatori. Ecco, ringrazio la Commissione Episcopale, i formatori con cui abbiamo collaborato in questi 6 anni, gli alunni, gli ex alunni dell'Almo Collegio Capranica, e chiedo anche scusa, ma so che l'avete fatto volentieri, per questa corsa, un lungo viaggio da stamattina fino a poco fa da Roma a Vittorio Veneto e poi domani ancora a Roma, in giorni vicini agli esami, quindi un po', non so se hanno studiato durante il viaggio, ma ho qualche dubbio. E con loro ringrazio anche la Diocesi di Roma, che mi ha accolto in questi 6 anni. Poi c'è un'altra eccezione, la quarta eccezione è per l'Associazione Teologica Italiana, qui rappresentata il vicepresidente, segretario, un membro del Consiglio di Presidenza. Ecco, una comunità di persone, di uomini e donne che è stata ed è tanto importante nell'aiutarmi a pensare, a vivere la fede. La quinta eccezione per un saluto pieno di gratitudine al Vescovo Corrado, che dal Brasile, dove vive ora la sua missione, abbiamo sentito, si unisce alla nostra preghiera. Io l'ho contattato ieri sera e mi ha appunto confermato questa comunione di preghiera. Grazie a Vescovo Corrado. E infine, una sesta e ultima eccezione, un grande grazie a tutti coloro che, assieme a Monsignor Martino Zagonella e guidati da lui, tanto hanno fatto nei mesi scorsi per accompagnare nel migliore dei modi la diocesi all'accoglienza del nuovo Vescovo, per organizzare il momento che stiamo vivendo con tutti i suoi complessi dettagli. Grazie, grazie. Ecco, non ho altro da dire per ora, se non ricordarvi che per quanto la vita possa essere complicata, e spesso lo è, abbiamo un punto di riferimento per non sentirci disorientati. È Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, è Lui la nostra pace, la nostra speranza. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che vegli sempre sul tuo popolo e lo governi con indulgenza e amore, arricchisci dello spirito di sapienza tutti coloro che hai posto come maestri e guide nella tua Chiesa, perché il progresso spirituale del gregge si trasformi in gioia eterna per i pastori. Tu che disponi nel tuo sovrano volere il numero dei giorni e il corso delle vicende umane, guarda con bontà al nostro umile servizio e dona al nostro tempo piena e perfetta pace. Tu che per la tua grazia hai profuso in me l'abbondanza dei tuoi doni e mi hai innalzato alla dignità episcopale, rendimi a te gradito nel quotidiano adempimento della mia missione. Unisci in un solo cuore il popolo e il Vescovo, perché non manchi mai al pastore la docilità dei fedeli e ai fedeli la sollecitudine del pastore. E su tutti voi, qui presenti, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
missa est. Dopo il canto finale siamo invitati presso i portici del seminario vescovile per un momento di festa dove potremo salutare il nostro nuovo vescovo. Alleluia.
Beh, intanto un grazie per il suo sì, per il quale, come ci ha chiesto, non mancheremo di pregare. Grazie. Grazie per il vostro lavoro, grazie per il vostro servizio, per aiutare gli altri, penso in particolare alle persone ammalate o inferme che non hanno potuto essere presenti, magari l'avrebbero anche desiderato, hanno potuto grazie a voi. Ecco, e così li saluto con un modo tutto particolare, una preghiera per loro, e chiedo anche a loro che preghino anche per la Chiesa di Vittorio Veneto, per il Vescovo, ecco, in comunione. Grazie, le chiediamo un'emozione a caldo dopo questa bella celebrazione. L'emozione è la serenità di sapere di essere al posto giusto, l'emozione di vedere volti, tanti bei volti, e la voglia anche di cominciare, ecco, dopo le feste a vivere la vita quotidiana qui nella diocesi, nella bella diocesi di Vittorio Veneto. Grazie, come ci ha invitato Patriarca Moraglia, non mancheremo di camminare insieme alla luce di Gesù. Con Gesù, sapendo che Lui ci guida in maniera molto discreta, ma ci permette di andare avanti nella speranza. Adesso grazie. Vado perché altrimenti grazie, certamente. siamo raggiunti. Marco è là. Vado. Scusa che
Ed eccoci dopo questa bella celebrazione, abbiamo vissuto un momento di grande gioia, di grande condivisione come famiglia cristiana tutti uniti. Siamo con Marco Zabotti, direttore scientifico dell'Istituto Beato Toniolo, Le Vie dei Santi. Ti chiediamo subito un'emozione, una parola a caldo dopo questo bel momento dell'essere famiglia. Chiesa vittoriese con il suo pastore e il pastore con la sua chiesa. Credo sia stata una dimensione di straordinaria coralità, di pienissima comunione, e l'idea poi espressa dal Vescovo Riccardo alla fine del tornino i volti, nel segno della carità e nel segno anche di questa gratitudine che lui ha espresso verso la vita, la storia e le persone che l'hanno accompagnata, e al tempo stesso verso questa nuova avventura, che lui dice è un'avventura in cui si accinge con totale dedizione, responsabilità, segno di apertura, e credo con una bellissima sintesi tra l'idea del Vangelo da annunciare e le persone da incontrare. Questo credo sia un messaggio che è stato immediatamente percepito, è scattato, credo sin dall'inizio, una dimensione di comunicazione, di attenzione, di cordialità. È stato un abbraccio che oggi abbiamo avvertito tutti, credo questo segno grande che sta vivendo la Chiesa vittoriese dopo Leone XIV, il Vescovo Riccardo. Credo che per noi sia un tempo davvero di grazia. Un abbraccio bello come quello che abbiamo visto che i vescovi hanno condiviso col Vescovo Riccardo durante la celebrazione. Tu parlavi della carità. Il Patriarca Moraglia durante l'omelia ha anche parlato della fede, cioè del coraggio del dire io credo, noi crediamo, soprattutto quando in realtà questo dire io credo ci fa sentire un po' minacciati. Una parola anche su questo. Sì, sia il Patriarca Moraglia ma anche il Vescovo Riccardo alla fine nel suo saluto, nel suo intervento, ha ribadito la centralità, no, della dimensione di fede radicata nel Vangelo, radicata nella persona di Gesù, non nascondendoci le difficoltà. Cioè sapendo che c'è un clima che oggi magari non è favorevole al Vangelo, ma lo ha detto sia il Patriarca, lo ha ripetuto anche il Vescovo Riccardo, ma su questo innestare invece una profonda, dato di convincimento, per cui è dalla fede in Cristo che nasce questa dimensione poi di apertura missionaria al mondo. E credo che anche il messaggio che il Vescovo Pizziolo dal Brasile ha lanciato, sia stato un segno ancora bello, molto apprezzato, di comunione proprio tra pastori, ma nel segno proprio della Chiesa che sta servendo il Vescovo Pizziolo in Brasile e della Chiesa che adesso ha il suo nuovo pastore, il Vescovo Riccardo Battocchio. Ed era proprio il Vescovo Riccardo che ci diceva in uno dei suoi ringraziamenti un grande grazie per questo segno di Chiesa unita, questo condividere anche la cristianità non solo tra Padova, Vittorio Veneto e Roma, le sue 3 diocesi possiamo dirle così, ma come proprio unità tra i cristiani, un bel segnale del lavorare insieme. Credo che dal punto di vista simbolico il sì lo voglio, quei 9 ripetuti, no? Questa affermazione ribadita e ripetuta. Ma poi l'abbraccio con i confratelli vescovi, anche lì sia stato un bellissimo segnale di una attenzione reciproca, di una squisita davvero cordialità, ma nel segno di una fraternità, nel segno della convivialità, nel segno di una dimensione di Chiesa unita. E credo che oggi sia stato il messaggio che è arrivato, ma anche dai volti che sono stati all'offertorio, dal fatto che lui ha anche ringraziato moltissimo la Chiesa vittoriese per quel ti aspettiamo, no? del ragazzo, della comunità di Ceggia, no? Del giovane di Ceggia, ma al tempo stesso anche questo grazie per tutti questi mesi intensi di preparazione guidati dall'amministratore diocesano Don Martino Zagonel, che ha fatto sì che questa Chiesa davvero oggi possa esplodere nella gioia per questo arrivo e per l'inizio di questo episcopato. Grazie Marco, noi adesso ripassiamo la linea al seminario. Grazie a voi. Grazie. Sì, bentornati, ci troviamo in seminario al termine della celebrazione di ordinazione episcopale ed ingresso nella diocesi di Vittorio Veneto di Monsignor Riccardo Battocchio. È terminata pochissimi minuti fa una lunga, intensa celebrazione, tantissime le persone arrivate a Vittorio Veneto da tutte le parti della diocesi. Siamo in compagnia di Alessandro Toffoli, giornalista dell'Azione. Quali sono le emozioni emerse in questa cerimonia?
Emozioni sicuramente tante, è comunque arrivato un nostro nuovo pastore, è stata una messa, come dicevi, molto lunga, dirò anche dal punto di vista climatico importante per resistere, perché appunto c'era poco ossigeno secondo me in chiesa con tutta quella gente arrivata molto prima dell'inizio, avevano trovato posto anche seduti sugli altari, qualcuno si era portato le sedie da casa e quindi c'era molta partecipazione e mi ha colpito in particolare come rispondessero anche al canto con proprio una forza, che non erano solo i sacerdoti che cantavano, i vescovi, ma proprio tutta l'assemblea. E speriamo di non aver abituato troppo bene il vescovo e speriamo che le prossime celebrazioni possano essere così partecipate. E per quanto riguarda l'impressione che ho avuto è di un vescovo emozionato, si è visto già da quando ha fatto il suo ingresso in processione verso la cattedrale. Ha incontrato evidentemente tante persone che arrivavano dalla sua parrocchia, penso padovani così, e si vedeva la sua emozione, ha stretto idealmente tante mani, ha stretto qualche mano anche entrando in chiesa, in particolare ho visto che ha stretto la mano della prima cittadina, quindi la prima autorità politica e la prima autorità religiosa della città si sono salutate all'ingresso della chiesa e poi appunto una messa molto lunga con tutti i vari segni e simboli e in particolare mi ha colpito anche il tono colloquiale, profondo ma colloquiale, simpatico oserei dire, senza essere dissacrante, del vescovo nel suo intervento finale, che ha simpaticamente detto che non ringrazia il Signore per quello che è diventato, cioè vescovo, perché ancora non sa come sarà, anche se lo ha già insegnato, ha detto, però insomma lo ringrazia per essere stato fatto cristiano. E tra pochissimi minuti il Vescovo ci raggiungerà per salutare le autorità che sono giunte a Vittorio Veneto. C'era il prefetto Angelo Sidoti, c'era la sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana, il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, il vicequestore e poi altre autorità, addirittura il sindaco della Sua Romano De Zelino. Monsignor Battocchio si è presentato come un amico, un fratello, un compagno di strada che è diventato vescovo di questa chiesa. Il senso di un uomo in cammino con la sua chiesa di Vittorio Veneto. Esatto, ha citato più volte la nuova comunità, ha parlato con le persone, delle persone, dei suoi sacerdoti, ha chiesto diciamo tra virgolette un aiuto, ha fatto anche un riferimento implicito al Papa Francesco, quando Papa Francesco, ricordate, diceva sempre per favore pregate per me e anche lui ha invitato a pregare persino i suoi genitori dal cielo, a pregare per lui per questa nuova avventura che conta di fare comunque parte con tanto entusiasmo con questa nuova comunità vittoriese nella quale mi sembra sia entrato in modo diciamo in punta di piedi e in modo molto elegante, però mi sembra che sia convinto e appassionato. Il Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, ha sottolineato l'importanza della collegialità tra le chiese e il senso di una comunione del Vescovo con la sua chiesa e tra le chiese. Si è ispirata proprio in questa celebrazione. Certo, anche il Vescovo Riccardo ha sottolineato questo aspetto facendo notare che c'era la chiesa vittoriese, c'era la chiesa padovana, c'era la chiesa del suo collegio Capranica di Roma, quindi anche qui c'era una comunione di chiese e in particolare poi c'era il Vescovo ortodosso, quindi è una cosa che hanno detto entrambi e evidentemente è una cosa in cui credono. Il Patriarca Moraglia nella sua omelia durante il rito di ordinazione ha ricordato l'importanza di del senso di coralità e del senso di carità della figura del Vescovo. Quali saranno secondo lei le prime azioni di Battocchio qui? Beh, tanto non darmi del lei che sono vecchio, ma non così vecchio. Io credo che lui abbia sicuramente non ha ovviamente esperienza da vescovo perché è appena stato eletto, però ha tanta esperienza diciamo di insegnamento, è di altissimo profilo dal punto di vista teologico e quindi sicuramente le prime azioni che farà non le so, però sicuramente dal punto di vista diciamo della preparazione siamo in una botte di ferro. Allora chiedo alla regia se possiamo rimandare la linea e adesso attendiamo qui il Vescovo e ci ricolleghiamo tra poco. Ed eccoci tornati per l'ultimo saluto davanti alla cattedrale. Siamo con Maria Grazia Salmaso, direttrice dell'ufficio missionario diocesano, e proprio a te partiamo da una cosa detta dal Vescovo Riccardo, ovvero il saluto a Vescovo Emerito Corrado, che adesso è in Brasile accompagnando Don Paolo Salatin Fidei Donum proprio nella diocesi di Livramento. Questo messaggio di missionarietà, di incontro tra le chiese, cosa ci scatena nel cuore?
Beh, è stato veramente delicato e sorprendente che abbia accennato e che si sia ricordato con grande entusiasmo questa bella risorsa che abbiamo, questo dono grande che abbiamo come chiese, che è proprio lo scambio fra le nostre diocesi. È bellissimo pensare che non siamo da soli, ma che siamo in questo momento collegati con i nostri fratelli e sorelle del Brasile, che sicuramente ci stanno accompagnando. Certamente la testimonianza di Monsignor Corrado, di Sua Eccellenza Pizzolo, che è in Brasile, contento di questa scelta che ha fatto, ci testimonia, ecco, una presenza di Dio e di Cristo molto forte e importante. Per cui siamo molto contenti di questo, molto felice che abbia proprio che siano qui con noi, è come se fossero qui con noi oggi, quindi bene anche perché è la prima messa in diocesi con tutti i suoi confratelli di Don Marco dal Magro che è rientrato proprio il 2 di maggio qui in diocesi, e con lui anche accompagniamo con le preghiere, oltre che il vescovo Don Paolo Salatin, che è in Brasile e che sta vivendo la sua esperienza come Fidei Donum. Quindi siamo veramente emozionati e contenti. Io sono particolarmente, è una chiesa in uscita, una chiesa aperta, una chiesa che si muove verso l'esterno, e questo è un bellissimo cammino che possiamo veramente augurarci e vivere insieme. Quindi bene. Ecco, volevo proprio chiederti, per concludere, un'emozione, una parola anche a te a caldo dopo questa bella celebrazione che, come abbiamo detto, è stata il simbolo di un abbraccio tra il Vescovo e la sua Chiesa, un bellissimo momento. Cioè, certamente quello che mi è piaciuto tantissimo, che mi ha fatto proprio muovere il cuore, è stata questa presenza e questa grande comunicazione anche con gli occhi, con i saluti che c'erano, questi grandi applausi di consenso che secondo me hanno fatto sì che anche il popolo, diciamo noi che eravamo di qua, potessimo comunicare con il Vescovo. Quindi veramente bello, grande emozione. Grazie Maria Grazia, noi rilanciamo la linea invece al seminario, a Beatrice, che si trova in questo momento all'incontro con le autorità. Ciao. Sì, eccoci di nuovo in linea dal seminario. Tra pochi minuti Monsignor Battocchio arriverà all'interno della sala, dove incontrerà e saluterà le autorità che sono arrivate qui per la celebrazione in cattedrale, che ricordiamo abbiamo trasmesso ed è terminata pochi minuti fa. Sarà sicuramente un episcopato nel segno della collaborazione con le istituzioni, no Alessandro? Certo, li ha salutati all'inizio, adesso viene appunto a conoscerli, seppur in un momento abbastanza veloce. Ci sono qui in una delle sale del seminario, quella adiacente all'Aula Magna, ci sono le forze dell'ordine, vedo i comandanti dei vigili urbani, ci sono i carabinieri, le fiamme gialle, i vigili del fuoco e poi alcuni amministratori, c'è un consigliere regionale Bet, poi c'è il sindaco di Vittorio Veneto, e il prefetto, il vicequestore e altre autorità. Poi ci sarà anche un punto un attimo per la stampa, ma una cosa veloce, perché il Vescovo ha detto che aveva piacere di stare col suo popolo e quindi saluterà velocemente i giornalisti, che ovviamente porranno qualche domanda, sarà però una cosa veloce, appunto perché già è tardi e comunque lui vuole stare col popolo che attende qui nel giardino del seminario. Non ci sono tanti sindaci perché si è ritenuto che questo fosse comunque una cerimonia di ordinazione, quindi una cerimonia religiosa. È stato dato più peso a questo che non all'insediamento, che magari poteva presupporre l'invito di tutti i sindaci. C'erano i sindaci simbolo, cioè il sindaco di Vittorio Veneto, quello di arrivo, e il sindaco di partenza di Romano De Zellino. Sì, esatto. Questo sicuramente appunto rappresenterà un momento di formalità, nel segno comunque di un episcopato che si apre con l'incontro con la comunità, che oggi si è riunita numerosissima, no? In cattedrale e all'esterno in piazza Giovanni Paolo I. Anche questo sicuramente è simbolico e significativo ulteriormente, perché racconta, ecco, dell'attesa e della trepidazione del popolo cristiano di Vittorio
Vittorio Veneto, che attendeva il nuovo vescovo dopo il saluto di Monsignor Corrado Pizziolo, che è in Brasile e ha fatto recapitare i suoi auguri a Monsignor Battocchio, e tra l'altro in un tempo particolare perché è mancato Papa Francesco, è stato eletto Papa Leone. Tra l'altro c'è anche un significativo legame tra Monsignor Battocchio e Papa Prévost, perché Battocchio è stato eletto da Papa Francesco nel momento in cui al capo del Dicastero dei Vescovi c'era proprio Prévost. Sì, sono tutte coincidenze particolari. Noi qui in Diocesi di Vittorio Veneto siamo stati a lungo senza Papa e senza Vescovo, anche se ovviamente era sostituito da Monsignor Zagonelli in quanto amministratore diocesano, però insomma poi ci sono state queste coincidenze e sono anche curiose. E il fatto che appunto adesso il Vescovo abbia avuto piacere di incontrare gli amministratori pubblici e diciamo le istituzioni è significativo, nel senso che vuole comunque instaurare, come dicevi tu giustamente prima, un rapporto, una collaborazione con le autorità civili, perché la comunità ovviamente è composta nelle sue varie realtà, dalla componente religiosa alla componente ovviamente civile, e questo è comunque anche un segno di omaggio nei confronti degli amministratori, ai quali ha già chiesto di fatto collaborazione, e penso che sia stata assolutamente gradita questa e ricambiata sicuramente dai sindaci che ci sono e quelli che incontrerà. Sì, e a proposito insomma della comunione ecclesiale, c'erano tantissimi sacerdoti, circa 200, e una trentina di vescovi, e il Monsignor Battocchio li ha ringraziati in numerose occasioni, perché insomma sono vescovi che in qualche modo hanno segnato il suo ministero sacerdotale e ora segneranno quello episcopale. Certo, sì, è stata una celebrazione ricca di sacerdoti, come dicevi giustamente. Oltre a quasi tutti i sacerdoti diocesani c'erano una trentina di vescovi, come dicevi. C'era il patriarca, che lui ha ringraziato anche in modo particolare per averlo ordinato, e poi insomma un bel numero di rappresentanti del mondo religioso, ma sta arrivando il vescovo. Sì, eccoci qua, siamo pronti ad accoglierlo e a seguire il suo saluto con le autorità. Buonasera. Grazie di aver partecipato a questa sobria, ma molto contento perché anche per la comunità sia un segno molto bello la presenza. Grazie. Si presenta il sistema. Silenzio appunto,
Quando ci vuoi venire a trovare, che siamo vicini di casa. Pronti? 3 minuti. Vai tu. Semplicemente una parola, ne ha dette tante nel suo discorso Sì. finale, però anche i telespettatori a casa, questa ordinazione. Sì, il sentimento che ho provato in queste 3 ore, lunghe 3 ore, è quello di una certa serenità, vedere le persone, anche perché appunto vedevo persone che da tanto tempo non incontravo, ho visto persone nuove che sembravano contente di esserci, quindi questo mi ha fatto molto piacere. So che appunto anche la Tenda TV, la stampa ha fatto un bel servizio in questi tempi per preparare la venuta del Vescovo. Come ho detto altre volte, io arrivo per imparare, davvero, perché non ho mai fatto il Vescovo prima e so che ci sono tante persone con cui potrò imparare, preti, laici, religiosi con cui devo un po' prendere il ritmo. State di prendere un po' il ritmo, un ritmo che c'è già, un ritmo che continuerà, vediamo come, ma in questo momento non ho né programmi pastorali né tanti discorsi da fare oltre a quelli che ho fatto, che credo siano i più importanti, perché per un vescovo la cosa, come dicevo, è annunciare che Gesù è una buona notizia per tutti, e lo spero che lo sia anche nelle cose più semplici della vita, sapere che non siamo soli in questo. Lei ha detto sì, ecco, come sì, lo grande, dicevo anche nel chi era collegato in video, chi non ha potuto venire, soprattutto ecco, vorrei un saluto a chi realmente non voleva e non poteva venire per motivi anche di salute, di malattia o di altri impedimenti. Come Chiesa di Vittorio Veneto sentiamo che questa è una presenza importante e io so che c'è attenzione da parte della comunità ecclesiale anche per situazioni di fatiche, di accoglienza di giovani donne che hanno figli, di persone anziane, quindi persone che si trovano in situazioni di marginalità. So che c'è questo, io dovrò imparare un po' alla volta anche qual è lo stile, ma ecco, la vicinanza c'è, il desiderio della vicinanza, poi come si tradurrà nel concreto, aspettate un po'. Ecco, lei ha detto cerco il Vangelo negli occhi delle persone che incontrerò. Sì, negli occhi, nelle mani, nel cuore, nell'incontro. Ogni persona è una buona notizia. Poi, come dicevo, anche a volte in noi questa notizia buona è un po' coperta da fatiche, a volte anche da scelte sbagliate, ma andando appunto agli occhi, al cuore, alle mani si può trovare il bene che il Signore
pone su tutti, siamo sue creature, siamo suoi figli amati da lui, e questo dovrebbe aiutarci anche a guardare a ogni altra persona sapendo, come ha detto anche il Patriarca, che è amata da Dio. Non è poco questo. Ecco, lei arriva nella città della vittoria, che per voi è la città della pace, e lei certo. sarà il vescovo della pace. Ecco, diciamo che è un desiderio grande che condivido con tanti, che sappiamo tutte le difficoltà. Io leggo i giornali come voi, quindi so che ci sono momenti in cui sembra che le cose si avvicinino a delle soluzioni, altri momenti in cui sembra tornare indietro, lo vediamo in questi giorni, però ecco, non venga meno il desiderio della pace, che è un desiderio da attuare nei rapporti interpersonali e forse anche nell'interiorità di ciascuno, perché se non c'è pace dentro poi i guai cominciano. Comunque sono contento. Ecco, una cosa che vorrò vedere presto è il Museo della Vittoria, appunto, che sia la Vittoria della Pace, perché mi hanno detto che è un luogo splendido anche dal punto di vista museografico, e sono curioso di questo museo. La casa di Del Ponte? E la casa da Ponte ho già visto, la casa in cui è tornato dopo, ma queste sono cose molto personali, sono passioni non giovanili, ma sono passioni che fanno parte della vita di ciascuno, che non faccio solo il vescovo nella vita, ma leggo, studio, ascolto musica. Ma non so quanto tempo avevo adesso, ma... Eccellenza, un'ultima cosa, cosa vuol dire a quel bambino che le ha fatto il disegno che ha appeso? Ecco, io ho mandato all'insegnante, non so, spero di vederlo presto quella scuola, perché mi ha accompagnato, lo sanno, mi ha accompagnato veramente in questi mesi questo disegno, ti aspettiamo. So che è sincero, perché i bambini di solito non dicono bugie, quindi l'ho apprezzato molto. Ecco. Grazie a voi, buon lavoro. Fa la chiusa. Cari telespettatori, come vedete ormai la piazza si è praticamente svuotata, la cattedrale anche, si sono spostati tutti in seminario per vivere un momento di festa con il nostro Vescovo Riccardo. Quindi siamo giunti al momento dei saluti, un grazie intanto a tutti gli ospiti che sono stati con noi nella prima parte, prima della celebrazione ma anche dopo, un ringraziamento a chi ha curato la celebrazione liturgica, un ringraziamento particolare ai tecnici della Tenda TV che tanto hanno lavorato per una giornata come questa, e visto che sono tanti permettetemi di leggere i loro nomi per l'impegno che hanno dato in questa giornata speciale: Michele Dalmagro, Stefano Migotto, Matteo Ruzzi ed Elia Redenti, Alberto Ardit, Francesca Astori, Mirko Andreetta, Davide Parpinello e Federico Campodall'Orto alla regia. Un grande grazie anche a Beatrice Zabotti che ha fatto le interviste con me questa mattina, e soprattutto un caro grazie a voi telespettatori che ci avete seguito da casa e con noi avete pregato per il nostro Vescovo Riccardo. E come ci ha ricordato lui, continuiamo a camminare insieme. Un grazie a voi e buona serata.